Siamo in completa atmosfera sciita, questo significa che è tutto ancora meno trasparente del solito ed è tutto ancora più subdolo del solito, tant'è che di Hezbollah non esiste un vero e proprio statuto come invece avevamo visto per Hamas, ma esistono due documenti che io ho fatto confluire insieme per questa analisi. Il primo è la lettera aperta che Fadl Allah, il portavoce di Hezbollah, pronuncia voce in una moschea di Beirut nel 1985 e il secondo è il nuovo manifesto di Hezbollah del 2009, redatto sotto la guida di Nasrallah. Questo lo volevo specificare perché ci saranno dei riferimenti a fasi storiche che appunto sono passate, si sono concluse, ma che Hezbollah tratta come fossero ovviamente al presente. Il secondo documento è ancora più subdolo del primo, il primo invece è quello che ha proprio la radice di tutta l'ideologia di Hezbollah e a noi interessa andare a vedere all'interno di questa ideologia quali sono i punti islamici, i fattori islamici, i concetti islamici. Praticamente tutto quello che Hezbollah dice è un concetto islamico. Iniziamo dal primo, ovviamente, conformità totale con l'Islam. Noi siamo i figli della Umma, la comunità islamica. Noi siamo il partito di Allah. Non siamo un gruppo circoscritto al Libano e nemmeno un partito politico. Siamo una Umma legata ai musulmani di tutto il mondo grazie al vincolo dell'Islam, il cui messaggio è stato portato da Maometto per volontà di Allah. La nostra cultura si basa sul Corano, sulla Sunna e sulla Sharia. Non siamo neanche praticamente a metà della prima pagina e già ci sono tutti gli ingredienti del disastro, perché ovviamente hanno menzionato Maometto, Allah, la Sharia, il Corano e la Sunna, e quindi cosa ci può essere di peggio? Ci può essere di peggio il fatto di ritenere questa Umma un valore universale. Punto numero 2, il valore universale dell'Islam. Qualsiasi cosa colpisca i musulmani in Afghanistan, in Iraq, nelle Filippine o in qualsiasi altro punto del mondo, questo impatta su tutta la Umma e noi di Hezbollah ne siamo una parte integrante. Come già sapete, l'Islam si considera un corpo unico, una unica Umma significa comunità, e si prefigge anche di andare a conquistare le terre altrui. Su queste terre altrui ovviamente poi bisogna continuare a stare sempre in allerta, proprio in virtù di questa grande comunità islamica, di questa Umma mondiale, stare in allerta affinché i miscredenti o non tornino a riprendersi le proprie terre oppure non sporchino le terre islamizzate con la loro presenza. In altre parole, qui Hezbollah sta facendo riferimento a delle operazioni militari, come ad esempio quella in Iraq, in Afghanistan, che sappiamo essere successe, ma erano operazioni militari, cioè circoscritte nel tempo con degli obiettivi militari, mentre invece l'Islam tutto questo l'ha sempre vissuto come un'invasione dei miscredenti e quindi si ritiene di dover menzionare e stare in allerta anche per quanto riguarda queste terre. E questa invasione dei miscredenti è il motivo per il quale l'Occidente non farà mai più nessuna operazione nei paesi islamici, perché sono tutte fallite. Punto numero 3, sciismo. Siamo un gruppo di avanguardia reso vittorioso da Allah in Iran. L'Iran è uno Stato islamico che gioca un ruolo centrale nel mondo. Noi obbediamo ad un solo leader, saggio e giusto, il giurista che soddisfa tutte le condizioni necessarie, Khomeini. La Sharia alla quale facciamo riferimento è la Wilayat al-Faqih. La Wilayat al-Faqih è una dottrina teorizzata da Khomeini nel 1979, quindi in occasione dell'orrorifica rivoluzione islamica iraniana, secondo la quale praticamente anche la classe giuridico-religiosa sciita può governare su un paese come fosse un vero e proprio califfato. Io il testo di Khomeini non l'ho letto, spero di non doverlo leggerlo mai. In altre parole, qui Hezbollah sta dicendo il nostro leader massimo, il nostro leader supremo è Khomeini e la nostra Sharia di riferimento è quella sciita teorizzata da Khomeini in questo documento. Punto numero 4, jihad. Ognuno di noi è un soldato combattente. Quando diventa necessario fare jihad, ognuno di noi si assume il proprio compito nella lotta. Beh, niente di più islamico ovviamente della jihad. Tenete presente che io questo documento l'ho tradotto dall'inglese, dove si parla di Holy War, quindi di guerra santa, però è ovvio che Hezbollah stia parlando di jihad armata. Di jihad ne esistono 7 milioni di miliardi di tipi diversi. Quella a cui sta facendo riferimento adesso Hezbollah è proprio quella armata. Prego, sbizzarritevi anche qui. Se andate sul sito della Sunna, ad esempio sunna.com con l'H finale, Sunna,
h.com, scrivete nella casella di ricerca jihad, viene fuori ad esempio The Book of Jihad, senza contare che la parola diretta di Allah prevede di ammazzare i miscredenti, ovvero il Corano, a meno che ci sono 1000 eccezioni, però appunto i miscredenti sono da ammazzare. Andiamo avanti. La mania di persecuzione. Allora, io adesso vi leggo un estratto del documento, se non sbaglio quello dell'85, dopodiché vi spiego tutta una serie di cose, e questo è il punto centrale, è uno dei punti centrali dell'Islam ed è uno dei punti centrali di entrambi i documenti, sia 2009 che 85. L'America, gli alleati del Patto Atlantico, l'entità sionista in Palestina ci hanno attaccati. Il loro obiettivo è farci mangiare la polvere. Perciò siamo in uno stato di perenne allerta per respingere l'aggressione, difendere la religione, la nostra esistenza e la nostra dignità. Hanno invaso il nostro paese, hanno distrutto i nostri villaggi, hanno tagliato la gola dei nostri bambini, violato i nostri santuari e designato dei capi sulla nostra gente che hanno commesso i peggiori massacri contro la Umma. Continua poi così con altre 2 pagine in cui menziona molto spesso, ad esempio Sabra e Shatila, che è un massacro che tutti conoscerete, e altri gruppi coinvolti nella guerra civile libanese, e poi afferma questo: che siano americani, francesi o israeliani, dobbiamo opporre una guerra di resistenza contro le forze di occupazione. Allora, se vi ricordate, nell'Islam, l'abbiamo già visto, esiste un concetto che è praticamente una mania di persecuzione. La parola che viene usata spesso, la parola araba che viene usata è la parola fitna, che ha 200 milioni di sfumature diverse. Noi per semplificare chiamiamola semplicemente persecuzione. Allora, il Corano stesso dice più volte combatteteli finché non ci sia più persecuzione e la religione sia soltanto di Allah, ma addirittura esiste una frase ancora più emblematica nel Corano che è questa: la persecuzione è peggio dell'omicidio. Frase che uno legge e dice, boh, chissà cosa voleva dire qui Allah, tanto siamo abituati che quando Allah parla non si capisce niente. E la parafrasi più facile che si può fare di questa frase è questa: perseguitare i musulmani è peggio che uccidere i miscredenti. E già siamo completamente fuori da ogni logica con questa frase, ma quel che è peggio è che quello che l'Islam intende per persecuzione non è quello che può intendere un lettore qualsiasi, ad esempio, non lo so, una fila di pazzi armati che con dei bastoni inseguono i musulmani per strada. Non è questa la persecuzione di cui sta parlando l'Islam. La persecuzione di cui parla l'Islam è praticamente tutta una serie di cose che sono contro la Sharia. Quindi, se io ad esempio adesso organizzo un concerto con delle mie amiche, io e le mie amiche, che siamo femmine, abbiamo la stessa dignità e la stessa libertà dei nostri amici maschi. Facciamo questo concerto con la pari dignità e pari libertà fra maschio e femmina, mettiamo della musica e beviamo anche delle bevande alcoliche. Tutto questo è fitna, tutto questo è persecuzione dei musulmani. Perché tutto questo, come ho elencato adesso nelle caratteristiche di questo esempio banale, è tutto contro la Sharia. È quel che è ancora peggio, perché c'è sempre un modo nell'Islam di peggiorare sempre tutto, e che l'Islam ha previsto che i musulmani, di fronte a questa tentazione, di fronte a questa oppressione, di fronte a questa persecuzione, debbano fare qualcosa che ovviamente non è pacifico per ripristinare appunto la Sharia. E questa è quella che l'Islam chiama la jihad difensiva. Quindi se io ho fatto il concerto con le mie amiche, abbiamo subito, e i miei amici, l'alcol e la musica, e subiamo un attentato terroristico, noi lo chiamiamo attentato terroristico, l'Islam lo chiama jihad difensiva contro la fitna, contro la persecuzione. Capite quanto è contorto? Immaginate ora prendere questi valori, chiamiamoli così, e calarli nel contesto della guerra civile libanese, che è una guerra che è durata tra l'altro 15 anni in una terra alta così. Ovviamente è un disastro, anche perché in quel momento, in questa fase Hezbollah, quello che più non tollera è che ci siano delle alleanze fra la gente della scrittura, nel senso che Hezbollah qui sta parlando di miscredenti che con la loro presenza stanno perseguitando i musulmani in Libano dal suo punto di vista, e sono miscredenti con molto potere perché sono gli americani, perché sono i francesi, e che sono alleati
con il demonio assoluto che sono gli ebrei, secondo loro, ovvero Israele. Capite? Quindi è tutto estremamente contorto. Spero in ogni caso che sia stato abbastanza chiaro, senza contare che questa mania di persecuzione, io adesso ho letto soltanto un estratto perché sennò diventa un audiolibro. Allora, il documento, quello dell'85, sono più o meno 13 pagine, questo del 2009 saranno una ventina di pagine, forse 15, un po' meno, in sostanza sono 30 pagine di mania di persecuzione, perché l'Islam insegna ai musulmani a vivere così la presenza, la tentazione, la presenza dei miscredenti, eccetera. E questa mania di persecuzione, questa fitna, che sarebbe la parola più appropriata, toglie ai musulmani, è un abuso, perché toglie ai musulmani la capacità di rendersi conto della realtà. Hanno fatto un sondaggio fra West Bank e la striscia di Gaza, lo saprete, i musulmani continuano a sostenere Hamas, vivono ormai fra le macerie. Hanno tutta una serie infinita di problemi derivanti dal 7 ottobre che è responsabilità di Hamas, eppure continuano a dare il loro supporto, se prendiamo questi sondaggi per buoni, prendiamoli per buoni, e se così è, si tratta di questa mania di persecuzione che pervade la forma mentis dei musulmani, non li abbandona mai, neanche quando la realtà che hanno davanti invece gli dovrebbe suggerire che forse c'è qualcosa di sbagliatuccio nell'Islam. Punto numero 6. Espulsione dei miscredenti. Fra i nostri obiettivi c'è l'espulsione totale dei falangisti, i francesi, Israele e gli Stati Uniti dal Libano, mettendo fine a qualsiasi entità coloniale sulla nostra terra. Non vi ricorda un pochino la dite di Maometto, in cui Maometto si trova in punto di morte e dice: riuscirò ad espellere tutti i cristiani e gli ebrei dalla penisola araba? A me personalmente l'ha ricordato un po'. Comunque, a prescindere dalla dite, noi sappiamo che l'Islam prevede che i miscredenti possano vivere in prossimità di una comunità islamica oppure in un paese islamico soltanto se sottomessi, quindi o sottomessi o morti. In questo caso Hezbollah sta dicendo esattamente questo: o sottomessi o via, ve ne dovete andare, quindi vi dovremmo uccidere, e non ovviamente sulla base dell'entità coloniale sulla terra. Questo è un altro punto che volevo far notare, ma lo saprete. Ad esempio, tutta la causa palestinese è fondata su queste scelte linguistiche completamente sbagliate, nel senso che Israele non sta colonizzando nessuno, e anche in questo momento, come vedete, come dicevo prima, non sono in grado poi più di leggere la realtà. Si tratta di operazioni militari, si tratta di guerra civile, nessuno è lì per colonizzarti, e questo ovviamente è un via, è un andatevene, fatto e finito, sulla base dell'Islam, non certo del colonialismo. Punto numero 7, antisemitismo. Noi vediamo in Israele l'avanguardia degli Stati Uniti nel nostro mondo islamico. È il nemico odiato che dobbiamo combattere finché non riceverà ciò che si merita. Questo nemico è il più grande pericolo per le generazioni future, in particolare perché glorifica l'idea di insediamento ed espansione, iniziato in Palestina, fino al progetto della grande Israele dall'Eufrate al Nilo. Allora, per quanto riguarda l'antisemitismo islamico, io 2 parole credo qua e là di averle fatte, nel senso che se siete nuovi sul canale o avete visto solo questo video e volete saperne di più, questo canale è praticamente, tranne 2 video, 2 o 3, è interamente dedicato all'antisemitismo islamico, quindi trovate qualsiasi cosa qui c'è. Quindi andrei oltre. Quello che volevo far notare però è una cosa che spesso sfugge, cioè i musulmani molto spesso hanno una proiezione di sé che ridanno sugli ebrei, o per dei crimini che loro, come musulmani, sulla base dell'Islam, hanno commesso contro gli ebrei, oppure con dei progetti perfettamente islamici che loro imputano agli ebrei e che gli ebrei dovrebbero fare contro di loro. Questo non è nient'altro che una proiezione di se stessi. Ad esempio, la grande Israele dall'Eufrate al Nilo, che cosa vi ricorda? È ovviamente il progetto del grande califfato sunnita, il Shem, della grande Palestina, intesa come toponimo gigantesco che contraddistingue il Medio Oriente. Oppure cos'altro? L'idea di insediamento ed espansione sono idee che Israele semplicemente non ha. La mira espansionistica di Israele è quella di vivere un giorno senza attentati terroristici, cosa che non riesce a fare grazie all'Islam.
Anzi, è l'Islam stesso che prevede di espandersi e di sottomettere gli altri, senza contare la facilità delle conversioni all'Islam ottenute anche con il fatto di intimorire i miscredenti o di minacciarli, cosa che invece l'ebraismo non ha. All'ebraismo praticamente non ti puoi convertire, cioè lo puoi fare, ma è un percorso molto lungo ed è praticamente proprio l'antitesi dell'Islam. Un'altra cosa piccolina che volevo far notare, perché mi ha fatto un po' pensare, è questa frase. Quando parla di Israele dice: questo nemico è il più grande pericolo per le generazioni future, perché ci sono dei momenti in cui questi gruppi politici, anche senza essere armati come Hezbollah, si tradiscono manifestando invidia nei confronti di Israele. Perché? Perché in Israele abitano innanzitutto 2 milioni di arabi, di cui la maggior parte sono musulmani, e hanno una qualità di vita alta, altissima, fra le più alte del mondo, proprio grazie al fatto che sono in Israele, che nessun paese islamico garantirebbe mai loro. Neanche se prendiamo tutti i paesi islamici, li sommiamo, si arriva alla qualità di vita che ti dà Israele. Quindi questa è una sorta di invidia che hanno. Quando loro dicono le generazioni future, non stanno dicendo nient'altro che questo, che è il motivo per il quale la soluzione a 2 stati non l'hanno mai voluta, a parte che adesso è una leggenda soltanto in Occidente, in Italia, in Europa, non esiste la soluzione a 2 stati, ma alle volte in cui la povera Israele gliel'ha proposto, l'hanno sempre rifiutata sulla base di tutta una serie di concetti islamici, ma con la certezza dentro sé che nessun musulmano sarebbe rimasto ad abitare sotto una guida islamica, ma sarebbero andati tutti felicissimi in Israele, esattamente come vivono ancora oggi. Punto numero 8, superiorità della Sharia. Rifiutiamo l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, il capitalismo e il comunismo, perché nessuno di loro può costruire le fondamenta di una società giusta. La società giusta, secondo l'Islam, è l'Islam stesso ed è una società fondata appunto sulle leggi della Sharia, perché le leggi della Sharia provengono e la legge di Allah che è sempre superiore alle leggi umane. Per questo motivo tutto l'Islam, tutti questi partiti, tutti questi gruppi rifiutano non solo capitalismo e comunismo, ma ad esempio anche la democrazia. E questo è il motivo per il quale le primavere arabe sono fallite miseramente, completamente, benché fossero iniziate con un incipit legittimo, che era quello quella che insomma veniva detta la ricerca della democrazia. Perfettamente fallito, anzi quasi tutti i paesi sono stati distrutti, addirittura si è instaurato l'ultimo califfato proprio per questo motivo, perché la democrazia è umana, è una legge umana, mentre la Sharia, e quindi facciamo l'ISIS di Iraq e Siria. Concetto numero 9, i dhimmi. Fra i nostri obiettivi c'è la volontà di sottomettere i falangisti ad un potere giusto e di portarli davanti alla giustizia per i crimini che hanno perpetrato contro i musulmani e contro i cristiani. No, ma questo è il fratello. Ah no, sì, non è quello dell'altra live. Se ti sposti Manolin, volevo fare un discorso importante, grazie, scusate. E allora, non ho tradotto io male la frase dice proprio questo. Fra i nostri obiettivi c'è il chiedere giustizia anche per i crimini commessi contro i cristiani. Fermi. Allora, proviamo. Hezbollah ha come obiettivo l'imposizione della Sharia sui cristiani. La Sharia è un crimine sui cristiani e adesso Hezbollah sta dicendo che vuole giustizia per i crimini commessi sempre contro i cristiani. Non pensate che ci sia qualcosa di strano in questo modo di ragionare? Qualcuno mi aveva chiesto il video su tutti i modi di mentire nell'Islam. Ecco, questa è un'anticipazione. Allora, qui il discorso che Hezbollah sta facendo è questo. Lui davanti ha 2 tipi di cristiani. I falangisti, che sono dei cristiani armati, quindi con potere, e dei cristiani non armati, senza potere, che hanno sicuramente subito dei massacri e delle sofferenze, delle perdite, hanno avuto tantissime difficoltà perché è arrivato l'Islam, tra l'altro. Quindi che cosa vuole fare Hezbollah? Vuole imporre questo stato di dimmitudine su tutti. Deve quindi principalmente imporlo ai falangisti perché sono i cristiani miscredenti con potere e quindi
deve passare dai cristiani senza potere facendo leva sulle loro sofferenze, che sono sofferenze dettate dall'Islam. Capite quanto è subdolo? Perché il Libano era praticamente un paese cristiano e non lo è più, chissà come mai, senza contare che in questo momento in cui Hezbollah parla, sono 10 anni che c'è in corso la guerra civile, che inizia perché arrivano 15.000 palestinesi con dietro la OLP, Arafat, Al-Fatah, su una terra alta così, che sarà più o meno l'equivalente della distanza da Torino a Milano. Ora io il Libano non lo conosco benissimo, però cioè si sta approfittando della sofferenza dei cristiani per arrivare a questo stato di dhimmi. Infatti dice che devono essere sottomessi ad un potere giusto, che è quello della Sharia. Scusa Manolina, stavo leggendo la Sharia e dhimmi, scusate, che è quello della Sharia, e mi sono persa perché ovviamente ho il gatto sugli appunti. Allora, i falangisti devono essere sottomessi alla Sharia, i cristiani anche, ma cosa stavamo dimenticando? Esiste una sezione interamente dedicata ai cristiani, quindi ci tiene proprio Hezbollah in questo momento a parlare ai cristiani. E questa sezione io ve la traduco così com'è, non faccio il riassunto, mentre invece nelle schermate precedenti avete visto una traduzione mia, riassuntiva ovviamente. Questa ve la lascio così com'è, voglio sapere alla fine del paragrafo come vi sentite. Se voi cristiani non potete tollerare che i musulmani condividano con voi alcuni settori del governo, anche Allah ha stabilito che per i musulmani sia intollerabile la partecipazione in un regime ingiusto, ingiusto per voi e ingiusto per noi, un regime che non rispetta la religione, la Sharia, così per come l'ha precettata Maometto. Se cercate giustizia, chi è più giusto di Allah? Se vi hanno ingannato facendovi credere che vogliamo vendetta contro di voi, le vostre paure non sono giustificate. Per quelli di voi che sono pacifici, continuate a vivere in mezzo a noi, senza nemmeno pensare che qualcuno voglia farvi del male. Noi non vi auguriamo il male. Vi esortiamo ad abbracciare l'Islam, così che possiate essere felici in questa e nell'altra vita. Se vi rifiutate di aderire all'Islam, mantenete dei legami coi musulmani e non partecipate a nessuna iniziativa contro di loro. Questa sezione è inquietante. Avete presente nei film dell'orrore dove c'è il carnefice che si avvicina alla vittima e le dice non voglio farti del male, sono qui per il tuo bene, e poi la coppa. Questo, almeno a me personalmente, ha lasciato questa sensazione, e questo è un chiaro riflesso di tutto questo atteggiamento mafioso praticamente che deve portare alla sottomissione dei dhimmi. Concetto che già conosciamo, si tratta di gente della scrittura, quindi ebrei e cristiani, praticamente soltanto cristiani, che accettano per forza la Sharia, nel senso che hanno paura delle ripercussioni dei musulmani che potrebbero diventare violenti e ti si avvicinano anche con questo atteggiamento. Non solo, ma se il gatto si sposta, ma voi lo vedete? Io non so, no, vedete solo la coda. Allora, ma addirittura io ho sentito puzza di gisia ad un certo punto quando gli esseri dicono mantenete i legami con i musulmani. Mi raccomando, voi non dite niente e vedrete che andrà tutto bene. Allora, questo mantenete i legami con i musulmani, e c'è anche un'altra frase prima che dice, che ora non ricordo, continuate a vivere in mezzo a noi, significa non dissociatevi da noi, perché voi andrete a lavorare, noi no, noi semplicemente passeremo ogni tanto a chiedervi la jizya, ovvero il pizzo. Infatti, leggendo questo orrorifico documento mi sono ricordata di alcune interviste che ha fatto Gad Saad, che conoscerete, che è un accademico, un insegnante, scrittore anche, che si occupa anche di Islam, ed ebreo libanese, naturalizzato poi canadese. Lui spesso nei libri ha scritto dei suoi ricordi di bambino, di quando i musulmani in Libano passavano, citofonavano, chiedevano i soldi al padre, cioè la jizya, e spesso accompagnavano questa raccolta della jizya come da patto di Omar
ha dei gesti di umiliazione, ad esempio il padre gli sputavano addosso, oppure gli facevano abbassare il capo, oppure gli tiravano dei colpi sulla nuca, questo come da patto di Omar, nel senso che il dhimmi non è soltanto una persona che si sottomette alla Sharia e poi finisce lì, ma è una persona che ti deve anche pagare per questo e che deve ricordarsi costantemente di essere decisamente inferiore rispetto ai musulmani, deve essere umiliato. Questo concetto dell'umiliazione è molto importante nell'Islam, dobbiamo sempre ricordarlo e ho idea che anche in qualche stabilimento della Motorola si siano accorti di questo concetto dell'Islam. Punto numero 10, il divieto degli accordi coi miscredenti. Condanniamo vigorosamente tutti i piani di negoziazione con Israele, tutti i negoziatori sono nemici, poiché queste negoziazioni non sono altro che il riconoscimento della legittimità dell'occupazione sionista in Palestina. Rifiutiamo gli accordi di Camp David, le proposte di Refat, il piano Fez e Reagan, le proposte Brezhnev, quelle franco-egiziane e qualsiasi altro accordo che implichi il riconoscimento dell'entità sionista. Come sapete da Corano i musulmani non possono stringere alleanze con i miscredenti. Scusate, non so più come fare, e ne ho solo 2, meno male. Come sapete i musulmani non possono stringere alleanze con i miscredenti. Nel Corano in italiano, addirittura nei tafsir in inglese si parla proprio, devi andare Manolin perché veramente non posso registrarlo 20 volte, una può bastare. Buona la prima. Nei tafsir in inglese addirittura si parla di friends and friendship, cioè sembra cioè è così in inglese, viene proprio precettato che i musulmani non possono essere neanche amici dei miscredenti, quindi non possono essere amici, non possono stringere alleanze, figuriamoci se possono fare degli accordi per di più di pace. Quindi questo ovviamente è un precetto perfettamente islamico. Addirittura l'Islam ha previsto, sulla base di un comportamento di Maometto, che esista un modo per fare un accordo falso, nel senso che Maometto ad un certo punto nella sua orrenda vita stipula una sorta di accordo che si chiama l'accordo di Hudaybiyah, qualcuno di voi già lo conoscerà, ed è un accordo che in quel momento gli serve perché deve trarre qualche vantaggio in un momento di debolezza, in una fase di debolezza, quindi deve prendere tempo. Sulla base di questo comportamento di Maometto, la Sharia prevede che i musulmani possano fare degli accordi già sapendo che non li rispetteranno, semplicemente perché in una prima fase potrebbero trarne del vantaggio, prendere tempo e poi comunque non rispettare questo accordo che loro stessi hanno fatto. Tant'è che l'essere, il capo degli esseri, ovvero Arafat, in occasione, se non sbaglio, degli accordi di Oslo, fu ad un certo punto coinvolto gli esseri, i palestinesi non erano particolarmente felici di questo accordo e lui, per placare la folla, menzionò proprio questo accordo di Hudaybiyah, ma non finì nemmeno di sillabare Hudaybiyah che i palestinesi sotto già sapevano di cosa si stava trattando e si misero tutti a gridare felicissimi, ah sì sì, Allah Akbar, viva Maometto, le loro cose che dicono loro quando sono felici. Nel senso che lo conoscono tutti, questo, di Maometto, e tutti i musulmani sanno che gli accordi con i miscredenti non si possono fare, a meno che tu non voglia mentire e voilà, abbiamo un altro elemento di menzogna, chi l'avrebbe mai detto. L'ultimo punto non è un concetto islamico, ma è una caratteristica dell'Islam ed è la contraddittorietà. Come già avrete notato, l'Islam è un pochino contraddittorio nei suoi testi ufficiali e questo non è nient'altro che un sintomo di questo interruttore che hanno perennemente, così come l'interruttore che abbiamo noi a casa per accendere e spegnere la luce. In modalità Dawa mentono, in modalità Jihad improvvisamente abbiamo la realtà davanti agli occhi. Però ho segnato qualche frase, qualcuna è anche molto simpatica. Vogliamo che il nostro popolo scelga in tutta libertà la forma di governo che preferisce. Lo invitiamo a scegliere l'opzione Islam, che è l'opzione che cancella tutte le altre opzioni e Hezbollah ha appena detto in tutta libertà. Ma quel che è peggio è che dopo dice soltanto un regime islamico può garantire la libertà per tutti. Sì, avevo notato anch'io.
Poi dopo dice però in inglese, chissà in arabo com'era, un regime liberamente voluto. No, non vi sembrano frasi un po' contraddittorie? Sono il riflesso di questa forma mentis a interruttore praticamente della corrente. Ah beh, questa è quella che spiegavo prima, vogliamo giustizia per i cristiani, ma voi cristiani comportatevi bene e non vi succederà niente, praticamente. Ok, allora adesso no, mi fido, no, mi sento serena. Poi la più bella, l'ultima che vi menziono è questa. Nel manifesto del 2009, a pagina 12, ad un certo punto dicono è una grande vittoria che Israele se ne sia andata dalla striscia di Gaza. Ok, a pagina 13, cioè dopo tanto così di paragrafo, semplicemente sulla pagina dopo dicono Israele se ne deve andare dalla striscia di Gaza. Questo è un altro degli abusi che l'Islam fa sui musulmani, perché è tutto sempre troppo contraddittorio e lascia i musulmani in questo stato di paranoia, di mania, di persecuzione, la paranoia dei miscredenti, dobbiamo fare qualcosa, poi dobbiamo mentire, è veramente l'ideologia peggiore del mondo. Ok, per quanto riguarda l'attualità, ora noi entreremo in una nuova fase in cui l'attenzione verrà spostata dalla striscia di Gaza al Libano e questa per noi è un'opportunità per continuare a parlare dell'Islam, perché nessuno semplicemente lo sta facendo. Se dovesse capitarvi di parlare con degli amici, conoscenti, vicini di casa, il postino, l'idraulico, quello che volete, possiamo semplificare tutto e ripetere sempre soltanto fino allo sfinimento questo. Israele in questo momento è attaccata, è in guerra con dei proxy dell'Iran che sono gli Houthi nello Yemen, le milizie iraniane in Siria e in Iraq, Hezbollah in Libano, la West Bank ovviamente e ovviamente Hamas nella striscia di Gaza. Tutti questi gruppi orrendi sono gruppi proxy dell'Iran. Perché? Perché l'Iran rappresenta l'Islam e l'Islam vuole uccidere tutti gli ebrei di sicuro, come da alberi parlanti. E chi sentiva la mancanza dell'albero parlante, ci fosse un video che riesco a fare senza menzionarlo, è impossibile. Ok, in chiusura vi volevo ricordare soltanto una cosa. Prima dell'11 settembre Hezbollah era l'organizzazione terroristica al primo posto nella classifica delle organizzazioni terroristiche, poi ovviamente dopo l'11 settembre viene tragicamente spodestata da Al-Qaeda e sempre prima dell'11 settembre Hezbollah era l'organizzazione terroristica che più aveva fatto vittime con gli attentati di nazionalità, di nazionalità statunitense. A tal proposito si ricorda spesso l'attacco all'ambasciata statunitense di Beirut del 1983 che fece 63 morti e 100 feriti. Io invece volevo ricordare altri due attacchi che normalmente non vengono ricordati tanto e sono due attacchi che Hezbollah fece in Argentina. Nel 1992 attacca l'ambasciata israeliana di Buenos Aires facendo 30 morti e 242 feriti. 2 anni dopo, nel 1984, bombarda l'AIMA, che è un'associazione israelo-argentina di Buenos Aires, e fa 85 morti e 300 feriti, più di 300 feriti. Come saprete inoltre, a fine luglio Hezbollah ha attaccato Israele colpendo un campo da calcio dove c'erano dei bambini che stavano giocando e ne sono morti 12. Non cercate mai le foto e i video di questo attacco sui social che consentono ovviamente la diffusione di queste immagini, non fatelo. E appunto sono morti purtroppo questi 12 bambini ed è alla memoria di questi 12 bambini che volevo dedicare il video. Ho finito, grazie mille, ciao.